E ancora Tom mi lancia la palla per contestualizzare nuovamente l'indagine qua, perché l'esempio che lui ha portato innanzitutto ci fa chiedere sulle origini della nostra umanità, è la prima cosa, perché una delle difficoltà che sia la comunità dell'intelligence americana che archivi resi poi noti del KGB cronologicamente sono state le due potenze che hanno avuto più contatto da un punto di vista soprattutto tecnologico, ma è stata proprio la difficoltà di questi esseri a replicarsi o a unirsi, diciamo, con biblicamente le figlie degli uomini. Per chi conosce appunto la Genesi, siamo lì dove per primo si parla di questa eso-integrazione in Efilim, eccetera. Ma l'esempio che ha portato Tom è l'esempio più felice, nel senso di una persona. Sì, perché dal punto di vista umano la persona si è integrata con qualcosa che visivamente e biologicamente era compatibile. Quindi lo shock iniziale, posto che naturalmente le popolazioni primitive, essendo molto più vicine alla natura, hanno nel loro DNA questa apertura istintiva che invece purtroppo le persone in città perdono completamente, così sommersi come siamo dagli schemi mentali, dai limiti che ci vengono imposti, da paranoie totali che abbiamo, xenofobiche se vogliamo, perché senza stare a disturbare esseri di altri mondi, basta che guardiamo all'odio razziale che sempre di più viene fomentato dalle società, ma che purtroppo ha terreno fertile nostra istintualità, la paura del diverso. Noi l'abbiamo da sempre, soprattutto più ci civilizziamo e più subiamo questo limite. Non sembra quasi che Se qualunque no poi cosa tu si dici. dimentica. No, è che mentre parlavi stavo ragionando sul ragionamento che ho fatto io, su quello che stavi dicendo, ed esistono degli esempi che invece sono l'esatto opposto. Tu che sei stato e hai lavorato in Cina, non so se hai mai sentito parlare dei dischi in pietra di Bayan Karaula, che sono la storia che è raccontata in questi dischi, fa riferimento al presunto atterraggio 10.000 o 12.000 anni fa di un'astronave extraterrestre con questi alieni che si sono schiantati sulle montagne vicino al Tibet, tra la Cina e il Tibet, e il loro contatto con le popolazioni locali non è stato dei più felici. Quindi qui abbiamo un caso inverso di persone locali che di fronte al diverso non hanno reagito molto bene, ma probabilmente perché non erano ancora a un grado di sviluppo culturale sufficiente a comunque una cultura semplicemente molto diversa da quella che può essere quella degli indiani nordamericani o degli indiani del Sud America, parlo delle civiltà Maya o Inca, e anche su questo vabbè, nel caso appunto del caso Baia Karaula, all'inizio questi sopravvissuti allo schianto hanno dovuto anche subirsi gli attacchi dei locali che vedevano questi esseri piuttosto bassi e diversi da loro, anche se poi in qualche modo sono riusciti dopo un po' di tempo evidentemente a comprendersi al punto che da quello che sembra, uso il condizionale, quello che sembra è che alla fine le due comunità si siano mischiate tra di loro al punto che esiste una tribù, un'etnia, proprio una piccola etnia, proprio in quella provincia cinese che fa parte comunque della Cina, non mi ricordo il nome dell'etnia nello specifico, comunque l'unica foto esistente che rappresenta diciamo così, non so se chiamarlo il re, la regina, comunque i reggenti di questa piccola etnia, insomma, è sconvolgente perché sì, hanno dei tratti somatici che ricordano le popolazioni cinesi, ma sono completamente diversi, sono alti così, cioè è evidente che lì quella piccola comunità ha interagito per generazioni cioè ha del DNA che non è propriamente quello della zona. È evidente che c'è stato una
una mescolanza tra i pochi sopravvissuti di questo schianto, le popolazioni locali, che hanno dato origine, con il passare delle generazioni, a un'etnia che è completamente diversa da tutte le etnie circostanti. E francamente mi domando anche se esiste ancora, perché erano comunque rimasti pochissimi individui, e la foto a cui faccio riferimento risalirà agli inizi del Novecento o addirittura agli ultimi dell'Ottocento, quindi chissà se esistono ancora. Però appunto mi è venuto in mente il caso contrario, che all'inizio la paura del diverso ha provocato delle reazioni violente da parte dei locali. Scusa se ti ho No, oggi sarà proprio così, cioè io mi aspetto che il microfono me lo tengo 10 secondi, 15 al massimo, conoscendo Tom, e quindi devo riuscire a dire... C'è un work in progress, tu dici una roba, me ne viene in mente una e... No, però quello che ha detto Tom è vero, perché se parliamo ancora di integrazione, non è che tutte le integrazioni sono pacifiche. Esatto. L'integrazione è un processo che ha un inizio e una fine. Se abbiamo la fortuna di avere qualcosa di compatibile a livello interiore o fisico, allora possiamo, anche storicamente, diciamo, la cosa va liscia, ma non è così. Ora, ancora, qual è l'unicità della Val Malenco e dei suoi fenomeni? È che per quello che noi stiamo raccogliendo ci sono parecchie diversità. Adesso non le voglio definire in altro modo perché appunto ci riserviamo dobbiamo elaborare ancora di più, però sicuramente ci sono delle diversità molto diverse dall'uomo. Quindi ci si dovrebbe aspettare almeno dei casi di scontro, di caos, di confusione. Finora noi siamo stati molto fortunati, ma con tutte le persone con cui abbiamo parlato, appunto lui diceva i testimoni che ci hanno aiutato molto a capire questa fenomenologia. Ovviamente noi siamo qua solo ed esclusivamente perché abbiamo avuto la collaborazione di persone che vivono Val Malenco e dintorni, che hanno dedicato molto molto tempo all'osservazione e allo studio. Non potremmo mai aver compreso anche minimamente questa fenomenologia in così poco tempo senza il loro aiuto. Quindi Tom ha fatto benissimo a ringraziarli e mi unisco anch'io. Ma questa diversità perché non ha prodotto scontri o cose talmente, se non come indirettamente provocate dall'uomo, per quanto ne sappiamo, vedi questo fenomeno aereo, poi Tom magari lo elaborerà di più, insomma, dalle popolazioni da voi è preso in modo abbastanza aggressivo, questi aerei che passano e che scaricano volumi di suono che sono abbastanza pericolosi anche. Per l'ennesima volta, no, scusa, questo perché l'ha raccontato, posso fare. Mario ci ha raccontato la sua testimonianza, l'avevo già sentita questa storia quando è successo 3 giorni fa, 4 giorni fa, il boom sonico. No, 2 anni fa. Ah, 2 anni fa. No, ma anche recentemente. Ma io so che recentemente c'è stato lo stesso un aereo, probabilmente dall'aviazione svizzera, si presume un FA-18, che deve aver rotto la barriera del suono a bassa quota, ha fatto un boom, e poi le autorità hanno voluto dire che sono state le mine della cava, una spiegazione assolutamente assurda quella dell'esplosione di mine di una cava che ribombano in quel modo lì. E la cosa ancora più sconvolgente è perché un aereo militare ha dovuto rompere la barriera del suono a bassa quota quando questo è una cosa vietata agli aerei militari o di qualunque altra natura, non possono superare la velocità del suono sopra centri abitati, sotto una certa quota. Cioè anche il Concorde stesso, quando era in servizio, che era l'unico aereo di linea supersonico, non è che decollava, andava in supersonico, cioè doveva aspettare di arrivare sopra l'Atlantico e lì partiva in velocità supersonica, perché è vietato dalle autorità aeronautiche civili e militari il superamento della barriera del suono. Allora la domanda che mi sono fatto da appassionato di aeronautica e pilota è: cosa può aver spinto un pilota militare a infrangere un regolamento così restrittivo e a rompere a bassa quota la barriera del suono, con tutte le conseguenze del caso? Allarmi fra le popolazioni, mucche che si spaventano e non fanno latte per una settimana, tanto per dirne una, proprio in posti come questi dove l'economia locale si basa proprio anche su questo, no? E quindi è questo uno degli interrogativi più importanti che mi sono fatto: cosa ha spinto
i piloti militari coinvolti in questo a fare qualcosa che non dovevano e non potevano fare. Evidentemente ci deve essere stato un motivo molto importante. E questo, se posso proseguire, a questo punto la dico tutta, sì, anche perché vabbè, adesso ne parlo, poi documenteremo molto meglio quello che adesso andrò a dire. Molte testimonianze locali nel corso degli ultimi anni hanno non solo documentato la presenza di velivoli militari in questa zona che cercavano di seguire qualcosa per aria, ma progressivamente, questa è l'opinione che mi sono fatto io anche dal punto di vista cronologico, è come se all'inizio hanno mandato qua gli aerei militari, tra virgolette, normali, ok? Per cercare di inseguire qualcosa per i motivi che non sappiamo per quale motivo questi aerei militari siano qua a inseguire questi oggetti volanti non identificati. Perché dico questo? Perché in base alla mia esperienza di ricercatore su queste fenomenologie ho notato che laddove negli anni 50 e 60 era abbastanza comune, fino ai primi anni 70, per le aviazioni militari di tutto il mondo cercare in qualche modo di contrastare queste intrusioni, quando i vari governi di tutto il mondo hanno capito che tanto era inutile e anzi in molti casi controproducente, vedi a partire dal caso del capitano Mantel negli anni 50 che col suo P51 andava a inseguire un disco e poi ha trovato i brandelli in un aereo. Cioè insomma sia americani che russi che altre nazioni hanno pagato un caro prezzo per cercare di inseguire questi qua, tra l'altro con una tecnologia, la nostra, che non è assolutamente in grado. All'epoca il caso Mantel era un aereo a pistoni, ma si parla anche di aerei supersonici. Cioè, l'ultimo caso che mi ricordo di un vago tentativo di un'aviazione militare di inseguire questi oggetti volanti non identificati, probabilmente non è l'ultimo, ma uno degli ultimi risale al 73 ed erano dei Phantom dell'aviazione iraniana, quando ancora c'era lo Shah, non la Repubblica Islamica di adesso, che si sono trovati in una brutta situazione cercando appunto di intercettare qualcosa che non voleva essere intercettato e aveva tutte le tecnologie per non essere intercettato. Allora, visto che più o meno a partire dagli anni 70 in poi la quantità di tentativi di intercettare queste intrusioni degli spazi aerei nazionali è progressivamente scemata o cessata, cioè, dette in altri termini, i piloti militari evidentemente hanno ricevuto istruzioni nel caso di incontri del genere di lasciar perdere, che tanto non ne vale la pena. La prima domanda che mi sono fatto quando qualche anno fa ho cominciato a sentire di quello che succedeva qua è: perché invece qua per un giorno sì, l'altro pure o quasi, insomma, molto spesso le popolazioni locali hanno raccontato di aver visto aerei militari dei tipi più svariati cercare di seguire questi qua. E dico, ma perché qua invece si ostinano e insistono e insistono? Anche perché poi, appunto, arrivo al punto, la cosa che mi ha colpito di più è che all'inizio i casi riportati facevano riferimento a velivoli che qualunque appassionato di aeronautica conosce, cioè ho visto immagini addirittura di Gripen, che probabilmente erano i Gripen svizzeri, perché la Svizzera non ha acquistato i Gripen, ma proprio oggi sono parlato con un mio amico che è specialista di queste cose e dovevamo anche pubblicare un articolo su questa questione. Il Gripen è un aereo prodotto dalla Saab svedese. La Svizzera era in predicato di comprare un certo quantitativo di questi Gripen per l'aviazione militare svizzera, anche se poi l'affare è saltato per ragioni che adesso non sto a spiegare. Però aveva un'aliquota di questi Gripen che erano, diciamo così, in prova per vedere come funzionavano, e sono quelli che probabilmente sono stati avvistati qui. Poi ho visto foto di Typhoon, che potevano essere italiani o comunque di un altro paese qua della NATO, presumo che fossero italiani. E ho cominciato veramente, la mia sorpresa è stata quando ho cominciato a vedere e a sentire testimonianze relative a F-22 americani. Cioè l'F-22 è l'aereo più sofisticato in dotazione, anche se è un bidone, detto fra noi, è veramente un bidone quell'aereo, per non parlare poi dell'F-35, ma queste sono storie che adesso non è il caso di raccontare. Comunque, bidone o non bidone che sia, è l'aereo più sofisticato ufficialmente conosciuto in dotazione dell'aeronautica militare. Ora, guardando le date relative a
questi avvistamenti di F-22 che davano la caccia dei cieli qua sopra o nelle zone limitrofe a questi oggetti volanti non identificati, io ho fatto un salto sulla sedia e ho detto, caspita, l'F-22 ufficialmente non è mai stato schierato in teatri operativi europei, è sempre rimasto confinato ai confini nazionali americani. Cosa ci fa qua? Cosa ha spinto le autorità americane a spostare un'aliquota dei loro aerei, la punta diamante della loro aviazione a caccia proprio qua? È quello che mi ha fatto saltare sulla sedia. E poi in questi giorni ho raccolto testimonianze che mi hanno... ne avevo già sentito parlare, però tra sentire e vedere appunto delle documentazioni pertinenti a questa cosa, sono rimasto sconvolto nel vedere che adesso qualcuno, non si può sapere chi siano, perché non sono identificabili, però utilizza per cercare di dare la caccia a questi oggetti volanti non identificati dei velivoli assolutamente non convenzionali, dei velivoli riconducibili assomigliano un po' ai B-2, che sono i bombardieri strategici stealth in dotazione aeronautica americana, ma sono molto più piccoli e molto più avanzati, perché comunque i B-2, per quanto tuttora il fiore all'occhiello della tecnologia aeronautica semi-convenzionale, perché anche sui B-2 ci sarebbe da dire molto, insomma abbiamo un caso in cui, tradotto, sintetizzando il discorso che voglio fare è: Caperi hanno schierato gli F-22 e neanche con quelli sono riusciti a combinare niente, hanno dovuto tirar fuori quello che ufficialmente non esiste per cercare di inseguire questi. Allora dico, ma cos'è? Qual è il motivo per cui questi si ostinano? Cosa ha spinto addirittura le autorità, tra virgolette, americane a tirar fuori delle cose che ufficialmente non esistono per cercare ostinatamente di dare la caccia a questi oggetti che girano a queste parti? Questa è la domanda che mi faccio e che così trasmetto anche a voi, perché è una cosa che a me mi sconvolge e mi affascina, appunto da appassionato di aeronautica, mi affascina oltremodo. Cioè, nel senso, ripeto, che cosa spinge cosa ha spinto le autorità a tirar fuori dal cilindro delle cose che non avrebbero mai tirato fuori se non per delle ragioni veramente, ma veramente importanti.